Che cazzo? Allora, forse ricominciare a fare video è ancora più complicato di fare un video al giorno. Visto che è un'occasione un po' speciale, dovrei forse essere vestito un po' più elegante. Una roba del genere. Allora, mi avete aiutato tantissimo, mi avete scritto un sacco di messaggi meravigliosi, mi avete spronato a ritornare, avete mandato un sacco di donazioni, io veramente non me l'aspettavo. È arrivata una cifra che mi ha permesso praticamente di ricomprarmi il computer, quasi, e non me l'aspettavo completamente, tantissima gente ha donato anche magari 1-2 euro, che a piccoli passi è servito tantissimo, quindi vi ringrazio veramente uno per uno tutti quanti perché siete stati generosissimi, non mi aspettavo questa generosità e ve lo dico sinceramente che siete meravigliosi. Dal momento che ho nominato la fotografia analogica mi sono ritrovato sommerso di fotocamere analogiche ed è una cosa bellissima. La fotocamera più bella però me l'ha prestata Nicolò, Human Safari. Questa fotocamera qua, eccola, la A5100. Questo qua. È dritto? E devo dirgli veramente grazie. Cosa ho fatto in questi mesi? Ho fatto dei viaggi, ho fatto dei lavori anche per, come dire, cercare di recuperare un pochino quello che ho perso. Ve lo racconterò comunque tutto nei prossimi video perché appunto non avevo materiale anche da mostrarvi perché mi hanno fottuto tutto quanto, ma adesso ho del nuovo materiale, quindi sono molto contento di questo, ho delle nuove idee e bene, dai, che dire, bene. Detto ciò, allora ho pensato a lungo a un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato e un'idea che mi è venuta è quella di spedire qualcosina a 30 persone, circa una trentina. Dentro la letterina ci saranno una serie di cose simboliche che ho deciso di raccogliere durante il mio viaggio a Berlino. Un libro di grammatica inglese. Che voi direte come un libro di grammatica inglese? Giustamente. Dentro al libro di grammatica inglese ho messo a seccare una serie di foglie che ho raccolto a Berlino. Quel giorno per me è stato molto particolare perché mi sono fatto un giro per Berlino completamente da solo e ho girovagato per la città senza meta, senza guardare le mappe, ho detto ok vado in questo punto qua e poi comincio a camminare. Mi sono perso un po' di volte, però perdersi e poi ritrovare la strada sulla cartina è una cosa molto divertente in realtà. A proposito di questo ho scoperto dei posti veramente interessanti che non sono poi così turistici, però hanno qualcosa. Per esempio proprio mentre raccoglievo le foglie una signora mi si è avvicinata, mi ha chiesto cosa stessi facendo perché effettivamente ne stavo raccogliendo un numero smisurato e insomma abbiamo scambiato due parole, mi ha chiesto da dove venivo, cosa stavo facendo a Berlino e
e io le ho regalato una delle foglie che avevo ed è stato un momento molto divertente. Appunto, secondo me, girovagare per delle città che non conosci, prendendoti tutto il tempo che vuoi, senza nessuna fretta di dover andare a vedere ogni monumento che c'è in quella città, è una cosa bellissima. Vi consiglio veramente di provarlo qualche volta. Per questo motivo ho deciso di inserire anche nelle letterine un ritaglio di cartina di Berlino. Così che poi magari nel futuro, se voi andrete a Berlino, magari visiterete quel posto e mi direte «Ehi, sono stato nel posto che mi hai mandato nella letterina». Non lo so, vabbè, questi poi sono i miei viaggi mentali, però se capiterete a Berlino, magari, perché no? Ho stampato una marea di fotografie. È da un po' che volevo farlo e ho stampato anche delle foto di Berlino. Un'altra cosa che inserirò nelle letterine sono delle fotografie che ho raccolto da una brochure di un museo di fotografia, in realtà di un festival che c'era a Berlino quando sono andato io, e vi metterò il nome dell'autore insieme alla fotografia. Sono delle foto stupende. Andatevi poi magari a cercare l'autore e che tipo di scatti fa. Magari potrebbe ispirarvi in qualche modo. Ci sono anche 3 torinesi fra quelli che riceveranno la lettera e penso che a loro gliela spedirò, cioè gliela porterò direttamente io, quindi magari fra un po' vedrete un video sui social di me che porto questa letterina. Bene, sono contento. C'era di sicuro qualcos'altro che volevo dire ma me lo sto dimenticando perché da un po' che non faccio video e non sono più abituato. Mettete mi piace. Adesso che sono cambiate le end card di YouTube bisogna inventarsi qualcos'altro, tipo un fuorifuoco e poi qua che compaiono i video al centro. No, non lo so, come potrei farlo, mannaggia. Vedete, sono sprovvisto sono rimasto un po' indietro, Che bisogna fare? Io ragazzi mi sono dimenticato di dire qualcosa in questo video.